Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione della sezione sulle impostazioni dell'account Office 365 per la gestione dell'evento congressuale, in cui andremo a creare i gruppi Office 365 e le caselle di posta elettronica condivise, ciascuno per ogni categoria di attore dell'evento. Questo è importante perché creare i gruppi Office 365 poi ci consentirà di richiamare i tag, dove all'interno ci potranno essere tante persone e magari dobbiamo inviare a tutta quella categoria o a tutti gli attori dell'evento un messaggio, e quindi scrivendo semplicemente un messaggio in Teams, richiamando il tag, semplicemente richiamando il tag faremo raggiungere tutte le persone da quel messaggio, perché la loro icona di Teams, di SharePoint, di OneNote presenterà il fatto che c'è una notifica per loro e quindi qualcosa che li riguarda, come avviene in Facebook. Io adesso andrò a creare un gruppo Office 365 e una casella di posta elettronica condivisa per uno degli attori dell'evento, per una categoria di attori dell'evento, senza annoiarti con attività ripetitive, perché poi tutto il resto lo inserirò a telecamera spenta. A telecamera spenta creerò anche un gruppo dove ci saranno tutti gli attori dell'evento congressuale, sempre per lo stesso motivo, perché poi sarà facile richiamare il tag, e poi perché da quel gruppo partiremo per creare il nostro piano in planner per l'organizzazione dell'evento, che sarà oggetto della lezione successiva. Quindi io qui sono sul mio planner, sul piano per organizzare il mio corso di planner, ho fatto il punto della situazione su quello che devo fare. A questo punto vado nell'ambiente di amministrazione di Office 365, Teams e gruppi attivi, e vado a creare questo gruppo Office 365. Aggiungi un gruppo Office 365. Lo farò questo relativo agli operatori dell'agenzia che organizza l'evento. Quindi operatori agenzia eventi, clicco su avanti. A questo punto devo assegnare il proprietario, come abbiamo visto nella fase dedicata all'amministrazione di Office 365. Ci inserisco innanzitutto il mio nome, così riceverò tutte le notifiche che riguarderanno qualsiasi cosa accada qua dentro, e così farà l'agenzia che organizza l'evento, inserirà il suo amministratore all'interno di tutti gli ambienti che si vanno a creare. E poi dirò anche che questo operatore, e non anche quest'altro, sarà il proprietario insieme a me di questo gruppo. Essere proprietari vuol dire avere i poteri superiori, quindi per esempio il potere di aggiungere altri membri a questo gruppo. Andiamo avanti. A questo punto aggiungiamo i membri del gruppo, quindi andrò ad inserire tutti e due gli operatori dell'agenzia che organizza l'evento, quindi sia il numero 1 che il numero 2. Numero 1 e numero 2. Domani saranno 50, 100, tutti quelli che ci sono a seconda di quanto è grossa l'agenzia. Clicco su avanti, scelgo lo username che precederà la chiocciola nella casella di posta elettronica che si creerà automaticamente. PCO Operators. Il gruppo lo facciamo privato, nel senso che soltanto i membri di questo gruppo vedranno che cosa succede qua dentro. Clicchiamo su avanti. Qui Office 365 ci chiede di revisionare eventualmente degli errori che sono stati commessi. Se ci sta bene quello che abbiamo scritto, clicchiamo su crea gruppo. A questo punto chiudiamo, il nostro gruppo è stato creato
e come puoi vedere lo trovi qui nella lista. Cliccando qui e selezionandolo e poi cliccando sul nome ci si apre questa scheda in cui possiamo andare a gestire tutta una serie di impostazioni importanti relativamente a questo gruppo, ora nel momento in cui lo abbiamo creato, subito dopo, oppure anche in un momento o in momenti successivi. Possiamo gestire degli aspetti generali, come per esempio cliccando qui possiamo andare a modificare il nome e la descrizione. Cliccando qui possiamo andare a generare degli indirizzi alternativi, degli alias di posta elettronica, che poi una volta che riceveranno delle mail, queste mail saranno automaticamente recapitate all'indirizzo di posta elettronica generale del gruppo, quello che abbiamo creato in sede di creazione del gruppo. Possiamo andare a gestire la membership aggiungendo o rimuovendo proprietari, aggiungendo o rimuovendo dei membri del gruppo. Possiamo anche aggiungere dei visitatori del sito. Quale sito? Quello SharePoint che si è creato automaticamente al momento in cui abbiamo generato il gruppo Office 365 e che si è creato con lo stesso nome che abbiamo dato al gruppo. E qui cliccando su aggiungi visitatore potremo andare scrivendo qui l'indirizzo di posta elettronica della persona esterna all'organizzazione o anche della persona interna all'organizzazione ma che non fa parte di questo gruppo, cliccando qui e mandandole l'invito potremo fare in modo che questa persona, senza ovviamente poter fare niente a livello operativo dentro il sito SharePoint, possa però vedere i contenuti del sito SharePoint. E poi da quest'altra opzione, impostazioni, possiamo andare a impostare tutta una serie di cose importanti che costituiranno delle impostazioni di primo livello che quindi in questa sede vengono configurate dall'amministratore, che quindi non potranno essere derogate nemmeno dagli amministratori delle applicazioni sottostanti. Quindi quello che viene stabilito in questa sede dall'amministratore, per esempio, non potrà essere derogato nemmeno dal Teams Administrator e dallo SharePoint Administrator. Quindi una regola stabilita su ciò che possono fare le persone esterne sulla condivisione dei file, se la stabilisce in questa sede l'amministratore, non potrà essere derogata dallo SharePoint Administrator, che se per motivi di lavoro ha bisogno di un'altra configurazione dovrà passare dall'amministratore dell'account Office 365. Cliccando qui, per esempio, possiamo andare a dire che vogliamo che persone anche esterne all'organizzazione possano scrivere alla mail di questo team, altrimenti se questo non vogliamo che avvenga non andremo a cliccare qui. Cliccando su questa seconda opzione scegliamo di inviare una copia delle mail e degli eventi del team anche alle mail personali dei membri del gruppo. Se non vogliamo che questo avvenga, non sceglieremo questa opzione. Scegliendo questa opzione faremo in modo che l'indirizzo email di questo team non sia visibile tra gli indirizzi Outlook all'interno dell'organizzazione ai quali si può scrivere. Quindi se io non clicco qui, questo indirizzo email all'interno dell'organizzazione per gli altri utenti che non fanno parte di questo gruppo Office 365 non esisterà neppure. Posso andare a cambiare l'impostazione. Noi prima abbiamo dato l'impostazione privato, cioè che soltanto i membri di questo gruppo possano vedere quello che succede qui dentro. Possiamo andare a cambiare l'impostazione in pubblico. E qui c'è un'altra cosa importante che è la condivisione esterna dei file, cioè quando c'è un file, per esempio, che si trova in OneDrive, che abbiamo allegato un'attività del piano, che quindi lo vediamo anche in SharePoint, lo vediamo in OneDrive. Con chi si può condividere all'esterno? Per esempio, lo SharePoint Administrator che si trova sul suo sito un file di Word su cui bisogna lavorare perché quel file è stato allegato a un'attività del piano in Planner, quindi oltre a vedersi in OneDrive si vede anche nella lista dei file di SharePoint, del sito SharePoint che è legato al piano. Con l'esterno, che cosa può fare anche lo SharePoint Administrator? Per esempio, qui andiamo a dire che se scegliamo questa opzione, andiamo a dire che la condivisione esterna dei file può avvenire con gli ospiti sia attuali
che i nuovi, quindi sia con gli ospiti che esistono attualmente nel momento in cui andiamo a fare la condivisione, che quelli che esisteranno domani, oppure solo con gli ospiti esistenti in questo momento in cui andiamo a fare la condivisione, quindi vuol dire che domani entra un altro ospite, questa regola per lui non varrà, quindi bisognerà abilitarla se necessario. Oppure possiamo andare a dire che noi vogliamo che i file siano condivisibili con tutti i membri dell'organizzazione. E quindi una volta stabilite queste regole andiamo a salvare e abbiamo settato il nostro gruppo Office 365. Ovviamente nulla è scritto sulla pietra, tra un mese, tra una settimana, se esigenze lavorative lo richiederanno, possiamo tornare qui e fare tutte le modifiche che vogliamo e che l'operatività ci richiede. Quindi fatto questo andiamo a vedere la costituzione della casella di posta elettronica condivisa per un gruppo. Creiamola per il gruppo del catering, quindi aggiungi casella di posta elettronica condivisa, chiamiamola catering. Comunque come si crea la casella di posta elettronica, che questo l'abbiamo visto nella fase nella sezione relativa all'amministrazione di Office 365, catering Dubai 2025, perché poi magari ci potrebbe ricapitare di dover scrivere catering e catering chiocciola dominio non ce lo prenderebbe più, perché si può inserire solo una volta un certo nome. Quindi nome catering, questo è l'indirizzo email, salva le modifiche. A questo punto, dopo aver salvato le modifiche, è già stata creata la casella di posta elettronica condivisa, nella quale io vado ad aggiungere i membri. Quindi clicco su aggiungi membri e andrò a prendere in questo caso i membri del catering. Qui scriverò anche soltanto le iniziali e mi verranno fuori i membri del catering. Ora, perché a me non escono, come non sono usciti nella lezione che era inserita all'interno della sezione amministrazione Office 365, perché ovviamente questi indirizzi di posta elettronica li ho creati in maniera di fantasia e quindi non sono stati attivati, cioè le persone che sono state inserite e che io ho inserito per creare tutta una serie di membri, per creare i miei gruppi Office 365, le attività nei piani, non hanno dall'altra parte nella loro mail accettato l'invito con il quale sono entrati a far parte dell'organizzazione e quindi hanno attivato la loro mail e quindi qui ovviamente non compaiono, ma altrimenti mi comparirebbe tutta la lista delle persone. Io andrei a scegliere in questo caso catering 1 e catering 2, quei due operatori del catering che ho inserito al momento della creazione dei membri dell'organizzazione. Qui chiudiamo, comunque il gruppo catering per quanto riguarda la casella di posta elettronica condivisa si è creata, ovviamente andando a creare dei gruppi Office 365 per ogni categoria di attore abbiamo visto che si crea la casella di posta elettronica condivisa, quindi questa è una cosa in più, direi che è un doppione, magari questo lo possiamo fare se vogliamo fare dei gruppi trasversali dove ci sono dei membri che fanno parte di diverse categorie di attori dell'evento. Allora in quel senso, in quel caso può avere senso generare una casella di posta elettronica condivisa. Quindi diciamo che questa lezione finisce qui e dopo aver visto le impostazioni di Office 365 per la creazione dell'evento congressuale, adesso dalla prossima lezione andiamo veramente a calarci nell'argomento dell'organizzazione dell'evento attraverso la costruzione del piano in Planner, dove passo passo, trattando i vari argomenti, vedremo anche i poteri che all'interno delle singole applicazioni possono essere concessi ai membri e agli ospiti in virtù di quello che a monte è stato concesso dall'amministratore, e vedremo quando invece c'è necessità per lavorare, chiedere delle deroghe all'amministratore, che sarà però lui a dover fare. Quindi ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!